Perché? Se potessi rivolgere una sola domanda guardando metaforicamente Microsoft negli occhi, le chiederei esattamente questo, e cioè perché sta prendendo una serie di cose che sono sempre state perfette, hanno funzionato benissimo e le sta stravolgendo in negativo, rendendole, nel migliore dei casi, molto più difficili da utilizzare. Ok, mi calmo, faccio un passo indietro e ti spiego tutto per bene, ma soprattutto ti faccio vedere anche come rimediare a queste scelte a dir poco scellerate. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Microsoft ha introdotto il pannello di controllo nel 1985 e questo strumento aveva un solo grosso, enorme problema, ovvero non c'era nulla che non andasse bene. Nessuno ha mai criticato il pannello di controllo di Microsoft, ma come se questo non bastasse, per aprire il pannello di controllo nella Golden Age bastava fare questo. Già, troppo semplice, vero? E come se non bastasse, una volta aperto, il pannello di controllo aveva questo aspetto qui. Tutte quante le icone erano immediatamente disponibili e bastava farci clic su per aprire quello che volevi. E se pensi che anche oggi tutto sommato sia la stessa cosa, beh, mi dispiace molto informarti che non solo ti sbagli di grosso, ma che le cose stanno per peggiorare ulteriormente. Facciamo un esempio. Supponiamo di voler aprire all'interno del nostro pannello di controllo la voce dispositivi e stampanti. Se tuttavia ci facciamo clic su, quello che succede è che si aprirà una pagina delle impostazioni. All'interno di questa pagina potremo andare sulla voce dispositivi, all'interno della voce dispositivi dovremo scorrere fino in basso ed aprire altre impostazioni di dispositivi e stampanti per ritrovarci magicamente sulla pagina del pannello di controllo che prima aprivamo con un solo clic. Ma perché sta succedendo tutto questo? Ebbene, ne avevamo già parlato circa 7 mesi fa, quando era iniziata a circolare la voce secondo la quale, a detta di Microsoft, il pannello di controllo sarebbe stato in via di estinzione e che tutte quante le relative funzionalità sarebbero state migrate in impostazioni. E l'ennesima conferma ci arriva proprio qualche giorno fa, in cui Microsoft annuncia trionfalmente che un'altra funzionalità si sposta in impostazioni e più precisamente la funzionalità relativa alle opzioni delle proprietà del mouse. E non ci sarebbe neanche niente di male se tutte queste funzionalità migrassero effettivamente in impostazioni. Il problema è che molte di queste funzionalità in realtà vanno perdute e comunque nel migliore dei casi, quando dobbiamo effettuare, come abbiamo visto con i dispositivi e stampanti, l'accesso a qualche funzionalità più vecchia, alla fine di un giro incredibile ci ritroviamo quasi al punto di partenza. Si può porre rimedio a questa situazione? Ebbene sì, e ora ti faccio vedere come. Piccola premessa: per fare quello che ci serve non avremo bisogno assolutamente di nessunissimo programma esterno, ma andremo semplicemente a creare una cartella che riproduce il nostro pannello di controllo, inserendo al suo interno tutte quelle informazioni che rischiamo di vedere andare perdute per sempre. Come fare allora? La prima cosa che ci servirà sarà un elenco di comandi e per andarcelo a procurare apriremo come sempre il nostro browser e nel motore di ricerca digiteremo Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il nostro sito e una volta che si sarà aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione che si chiama Downloads. Clicchiamoci e nella pagina che si apre scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama lista comandi shell. Potremo scaricarla facendo un clic sul pulsantone file download e nel caso in cui non fosse presente o non riuscissi a trovarla, nessuna paura, ti basterà andare immediatamente qui in alto sulla lente di ingrandimento, cliccarci su e nella barra di ricerca digitare anche una sola delle varie parole, come ad esempio comandi.
Effettua la ricerca e vedrai che il download ti comparirà qui in alto a sinistra. Facciamo un clic per andare a scaricarlo. In questo caso non è nemmeno un programma, si tratta di un semplicissimo file di testo che potremo aprire con un semplice clic, mentre potremo altrettanto facilmente chiudere la pagina del browser retrostante che non ci serve più. Minimizziamo temporaneamente il file di testo che abbiamo appena scaricato e andiamo a preparare il terreno per il nostro progetto. Lo facciamo creando sul desktop una nuova cartella, cliccando con il pulsante destro, scegliendo la voce Nuovo e successivamente Cartella. A questa cartella potremo attribuire il nome che preferiamo. Nel mio caso la chiamerò Strumenti. Confermiamo con invio e apriamo la cartella che abbiamo appena creato. Al suo interno andremo a creare un primo collegamento. Per creare il collegamento faremo qualcosa di molto simile e quindi nuovamente un clic con il pulsante destro seguito dalla voce Nuovo e quindi dalla voce Collegamento. Ci viene richiesto a questo punto di immettere un percorso per il nostro collegamento e qui entra in gioco il nostro file di testo. Andiamo a recuperarlo giù sulla barra e vediamo che consiste in un elenco di collegamenti di tutto ciò che rischiamo di perdere sul pannello di controllo, riordinato in ordine alfabetico tranne la prima voce, che è quella che ci servirà adesso, con tutte quante le relative spiegazioni in lingua italiana che ho inserito voce per voce e che spiegano che cosa fa la relativa voce. Se ad esempio vogliamo recuperare l'utilizzo della nostra cartella dispositivi e stampanti, quello che dovremo fare sarà semplicemente selezionare tutto quanto questo codice che c'è all'inizio, cliccare con il pulsante destro, scegliere la voce Copia, rimpicciolire il nostro file di testo e andare ad incollare il collegamento qui all'interno. Fatto questo, clicchiamo sul pulsante Avanti e diamo un nome al nostro collegamento, ad esempio proprio dispositivi e stampanti. Clicchiamo sul pulsante Fine e vediamo che è stato creato il nostro collegamento. Se ci facciamo un doppio clic, verrà aperto immediatamente e senza sforzo tutto quello che ci serve relativamente proprio ai dispositivi e alle stampanti, ma c'è ancora qualcosina che possiamo correggere. Se infatti andiamo ad ingrandire un pochino la visualizzazione, ci accorgiamo che l'icona associata ai nostri dispositivi e stampanti è poco adatta. Si tratta infatti dell'icona generica di Esplora risorse. Cliccando con il pulsante destro e scegliendo la voce Proprietà, ci si aprirà questa schermata, all'interno della quale possiamo cambiare l'icona facendo clic su questo pulsantino. Tuttavia, ci accorgeremo che la scelta di icone è relativamente limitata. Per avere una scelta più ampia, potremo cliccare sul pulsante Sfoglia, all'interno di questa finestra scegliere la cartella che si chiama System 32, questa qui, e una volta aperta scendere quasi fino in fondo alla lettera S per la precisione ed individuare il file che si chiama shell32. Andiamo a cercarlo, eccolo qui, shell32.dll. Facciamo un doppio clic per aprire questo file e troveremo una scelta molto più ampia di icone all'interno delle quali possiamo tranquillamente spaziare. Cerchiamo un'icona che rappresenti una stampante, clicchiamo su OK, clicchiamo quindi su Applica e ancora su OK. E abbiamo finalmente restituito la massima dignità al link appena creato. Ma cos'altro possiamo fare? Beh, sappi che il limite è a questo punto solo la tua fantasia. Ti basterà infatti andare ad aprire il nostro documento di testo, al suo interno scegliere uno qualunque dei codici che ti ho preparato, ad esempio questo qui che ho scelto apre la sezione Programmi e funzionalità del pannello di controllo, quindi effettivamente molto utile, andare a copiarlo, creare un nuovo collegamento esattamente come abbiamo visto prima, incollare la stringa al suo interno, cliccare su Avanti, dargli un nome come ad esempio proprio Programmi e funzionalità, cliccare sul pulsante Fine ed avrai creato il tuo nuovo utilissimo link che apre direttamente l'accesso ai programmi e funzionalità da cui potrai disinstallare ad esempio qualsiasi software installato nella tua macchina. Non dimenticare di fare la procedura che ti ho mostrato e di dargli un'icona adeguata. Eh sì, hai capito proprio bene, con questo metodo potrai costruirti il tuo personalissimo pannello di controllo
in barba allo zio Bill, perché non ci sarà nessun aggiornamento di Windows, almeno nella versione 11, che potrà portarti via queste funzionalità in alcun modo. Potrai accedere comodamente a tutto quello che vuoi e quindi ti esorto moltissimo a dare un'occhiata a tutte quante le varie funzionalità e creare tutti quanti i collegamenti che ti fanno comodo. Mi raccomando comunque, se hai trovato questo video utile, non esitare a condividerlo con un amico. E inoltre ricordati che tempo fa abbiamo presentato un qualcosa di molto simile, ovvero, te lo lascio linkato qui in alto, il cosiddetto God Mode, che aggiunge delle ulteriori funzionalità. Ma veniamo a noi, o meglio, veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti proprio e solo per te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!